Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi ho qui un card pewter ADV. Andremo a scoprire insieme cosa può fare, cosa possiamo installare, le sue caratteristiche e niente, partiamo subito. Partendo dalla parte frontale troviamo al centro un piccolo display da 1,14 pollici che serve per visualizzare scritte, menu e informazioni. Sotto troviamo una tastiera a 56 tasti, quindi rispetto a una normale schedina qui possiamo interagire direttamente, quindi scrivendo. Sulla sinistra c'è un microfono indicato, mentre in alto a destra si vede il modulo Stump S3A, che è il cuore del card computer ADV. In alto a destra troviamo il modulo, come ho detto, un modulo Stump S3A. In pratica è la schedina principale che fa funzionare tutto il card computer. È basato su un processore ESP32S3. Quindi dentro abbiamo il microcontrollore vero e proprio con Wi-Fi e Bluetooth. Su questa etichetta M5 Stack ha anche riportato vari pin utili, quindi non è solo una copertura, è anche una piccola guida rapida. Si vedono alimentazione, massa, alcune linee GPIO, pin I2C come SDA e SCL e anche i riferimenti alla porta USB seriale. Dietro troviamo una cosa molto interessante. Il M5 Stack ha stampato direttamente una specie di mini schema del dispositivo. Qui si vedono batteria, alimentazione, audio, tastiera e display. È una scelta carina perché ti fa capire subito come è organizzato internamente il card computer ADV. Ok ragazzi, adesso lo accendiamo per la prima volta e andiamo a vedere cosa vedo sul display, così capiamo subito come si presenta e appena acceso e da dove bisogna partire. Allora, per l'accensione troviamo qua on off, facciamo su un off, mettiamo su on e si dovrebbe accendere. Ok, to start, quindi dobbiamo premere un pulsante e troviamo con queste frecce sulla tastiera possiamo scorrere nel menu. Troviamo keyboard, IMU, SD card, LoRa chat, GPS, scan, record, chat, remote, replay, set wifi, clock. Qua sopra possiamo inserire una micro SD, lo giro così si vede meglio, una SD, questo è il tasto di reset, questo è un tasto bit and go, serve per fare qualcosa, i 4 pin per la programmazione sulla scheda SD, SCK, MISO, MOSE e CS, questi dovrebbero essere dei pin di espansione. Quello che vediamo è molto probabilmente il firmware, quindi un'app di fabbrica, un launch già precaricato. Adesso ci trasferiamo sul computer e andiamo a scaricare M5 Burner, che è un programma per gestire e aggiungere dei firmware su questo card computer ADV. Andiamo su Google, scriviamo M5 Burner, alla prima voce clicchiamo. All'apertura scarichiamo il software per Windows, per Mac o Linux. Io ho Windows, quindi scarico Windows. Scarichiamo ed installiamo. Qua troviamo il file che ho scaricato, M5 Burner. Lo apriamo, è un file zip. Selezioniamo, estraiamo tutti e tre i file contenuti e mandiamo in esecuzione mmv5 burner.exe. Clicchiamo 2 volte, si dovrebbe aprire il programma.
questo è il programma. MB5 Burner è il programma ufficiale appunto di MB5 Stack per caricare firmware nei loro dispositivi. Qua sulla sinistra li troviamo. Quindi non serve solo a installare qualcosa, serve a flashare il firmware sul dispositivo. Quindi possiamo scegliere demo ufficiali, esportare, pubblicare firmware e anche condividere pacchetti personalizzati. Ok, andiamo sulla sinistra e selezioniamo il nostro dispositivo, eccolo qua, Cardputer, e troviamo i nostri firmware. Diamo una rapida occhiata, troviamo anche Doom, Game Boy Advance firmware, Shark firmware. Adesso provo a installare quella ufficiale UEFlow 2.0 Card Computer ADV. Non so se è quella già compreso nella schedina, quindi provo e andiamo a vedere. Facciamo download e proviamo a installarlo nel dispositivo. Ho scaricato il programma, ma prima di aprirlo andiamo a mettere il nostro Cardputer in modalità download mode. Allora spegniamo, mettiamo su off il pulsante, teniamo premuto il pulsante BTN Go, sarebbe questo, giro, metto così, mantengo premuto e vado a inserire l'alimentazione. Ho sentito un clic sul computer e poi rilascio il pulsante. M5 Stack indica proprio questa procedura per far capire ed entrare al Card Computer ADV in modalità download. Non va, secondo me bisogna registrarsi. Allora facciamo così, proviamo prima questa demo, vediamo un po' se carica. Facciamo bar COM23 e con la velocità, ok, attivo la telecamera, faccio start, vediamo se scrive qualcosa sul nostro Card Computer ADV. Infatti questo va. Per installare quell'altro firmware dovremmo utilizzare dovremmo registrare. Per adesso usiamo solo la demo. Ok, click to return. Proviamo a vedere su Card Computer se è installato qualcosa. Proviamo a vedere se funziona. Dice di premere un tasto, premiamo, non mi fa entrare, rimane su questa schermata. Premere un key qualsiasi, proviamo a fare un ripristino, reset, niente, non va. Allora andiamo in alto a destra e facciamo registra. Ok, mi sono registrato, troviamo in alto a destra la mia registrazione e proviamo a caricare UEFlow 2.0 ufficiale. Quindi facciamo bar, lasciamo la porta e la velocità e facciamo start. Vediamo questa volta se funziona. Facciamo yes, facciamo next, ok, successo, vediamo un po' se va a buon fine.
next. Ok, sta programmando. Aspettiamo fino alla fine. Ci siamo quasi. Ripeto, questa è quella ufficiale. Può darsi pure che è uguale alla demo che ci è uscita, non lo so. Sto scoprendo insieme a voi. Vediamo se fa andato tutto con successo, se è programmato tutto con successo. Ok, buono, successful click to return. Adesso andiamo sul nostro card computer. Riproviamo, accendiamo, vediamo se stavolta è andata a buon fine. Ho cambiato un po' la luminosità del display, ma non parte. Proviamo a fare reset. Parte, ma non vedo nulla. Ho installato quella ufficiale. Proviamo a installare qualcos'altro, visto che questo non va. Rimettiamo off, manteniamo premuto il pulsante e rimettiamo il cavo e rilasciamo il pulsante G0 o GO. Proviamo a installare il launcher, vediamo se stavolta funziona. Facciamo continua, cancelliamo prima e andiamo sul sicuro. Ok, e installiamo start. Vediamo se riusciamo a far partire il launcher. Ok, e andiamo sul nostro card computer. Ok, scollego, metto su on, vediamo se qualcosa è comparso. Il launcher stavolta almeno funziona. Forse quei firmware che ho messo prima non erano adatti o c'era qualcosa che non andava bene. E adesso funziona anche la tastiera. Questo pare che funziona. SD, OTA, UI, USB e configura. Qua possiamo configurare anche la luminosità, vediamo un po'. Sì. 75 al 0, mettiamo 75%, USB. Qua possiamo scegliere la nostra rete wifi, scanning, le nostre reti e la memoria SD, quindi almeno ha ripreso a funzionare. Andiamo a vedere qualche altro firmware interessante. Proviamo a installare qualche altra cosa. Facciamo così: in alto scriviamo ADV, quindi per la nostra scheda, e scorriamo nel programma. Ce ne sono molti, questi sono ufficiali, infatti c'è scritto, e altri firmware creati da altri utenti per le più varie applicazioni. Potete leggere, potete vedere. Io vi mostro quello che sto vedendo.
vediamo se trovo qualcosa. Audio stream server. Ok, proviamo. Questo registra, questo è un lettore mp3. Allora questo dovrebbe essere un game piano. Proviamo a scaricare questo, almeno vediamo un po'. Ricollego, non ve lo faccio vedere che l'avevo scollegato. Ho ricollegato, facciamo continua e facciamo start. Stavolta non ho fatto il race, vediamo se funziona lo stesso. Ok, scolleghiamo, proviamo a accendere, vediamo che esce, se esce qualcosa. Sì, esce Mario Bros piano file. Se scorro setting, ESC, qua sto impostando il volume, vediamo se riesco a scorrere. Metto così con le frecce, invio, ESC, non riesco ad uscire, provo a premere tasti direzione, CTRL FN, facciamo così, restart, mannaggia, mi dovete scusare, proviamo, non so come funziona. Ok, proviamo a installare qualche altra cosa, che questo non so esattamente come funziona. Eccoci di nuovo sul programma, proseguiamo, andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa, ce ne sono molti. Intanto abbiamo provato che il nostro card computer TV almeno funziona. Qua c'è anche Arduboy, sono dei, forse si devono aggiungere, anche MicroPython card computer, quindi possiamo con mini player mp3. Qua c'è Doom, possiamo installare anche Doom, forse c'è bisogno di una SD, adesso non ne ho a disposizione. World for Cap TV, GPS Trick, web radio, proviamo a installare web radio e vediamo se si sente qualcosa. Ok, facciamo start. Ho messo il card computer in modalità download, quindi programmazione, e attendiamo. Ok, scollego, accendiamo, andiamo wifi, bisogna collegarsi al wifi effettivamente, e dobbiamo inserire la password. Adesso inserisco la password e ci rivediamo. Ho messo la password, no found on SD card, vuole la nostra SD card. Comunque si sente, sentite? Avvicino al microfono, abbiamo l'altoparlantino, ecco qui, abbiamo la web radio sul nostro computer ADV. Mi sa che con questo piccolo computerino ci possiamo divertire un bel po'. Per oggi abbiamo visto come installare vari firmware, dove trovarli, ci sono anche molte espansioni, come abbiamo visto,
ha delle funzioni che non sto qui ad elencarvi, che non posso mettere sul canale YouTube, potete scoprirlo voi. Se appena mi capita qualche altra funzione interessante, ci faccio un altro video, così andremo a scoprirlo insieme. Ok, se questo video vi è stato utile, lasciate un like, potete scrivere sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.